Oggi vediamo la piccola torcia da testa Sofirn HS10. Ultimamente sto vedendo un sacco di Sofirn e devo dire che mi piacciono sempre di più. Questa piccola lampada con la luce messa a 90 gradi rispetto al corpo racchiude nei suoi 68 mm di lunghezza e 56 grammi di peso una potenza che arriva fino a 1100 lumen dichiarati. Questo in turbo con una durata totale di circa 1 ora e 10 minuti al massimo della potenza e arriva sino a 7 ore nella modalità minima di circa 40 lumen, non la Moonlight, badate bene. Tutto questo grazie alla batteria interna Sofirn in formato 16340 da 900 mAh con una capacità reale di circa 650 mAh, ma che si ricarica in meno di 1 ora e 10 minuti con un qualsiasi cavo USB-C, e abbiamo anche la possibilità di farla funzionare con una qualsiasi CR123A che si trova normalmente in commercio, in qualsiasi tabacchino, insomma, o rivendita. L'interfaccia è funzionale e comoda e ha sia qualche sorpresa dal lato positivo e sia qualche possibile miglioria, ma la vedremo meglio in seguito. Se pensi che questa lampada possa essere una valida compagna per le tue avventure outdoor come torcia secondaria oppure come DC, rimani con me. Trovate in descrizione il link per saltare ad ogni sezione del video. Mi raccomando, prima di cominciare mettete un bel like o fatemi sapere come vi sembra questa torcia, aiuta molto il canale ma soprattutto mi fa molto piacere sentire i pareri di altri appassionati. Cominciamo con l'unboxing. In questo caso c'è veramente poco da dire, il pacchetto è scarno, anonimo e senza grosse imbottiture o altro, ma non per questo non protegge la torcia. Infatti, come vediamo, è arrivata in ottime condizioni con tutto il contenuto al suo posto. All'interno abbiamo un piccolo manualetto di istruzioni che adesso faccio vedere rapidamente, insomma, in modo che possiate fermare il video caso mai voleste vedere qualche particolare. Un classico lacetto da polso, niente da dire su questo, clip laterale in metallo, veramente molto robusta, poi lo vedremo magari anche più tardi, ma quasi difficile da utilizzare, però sicuramente una volta inserita in una tasca, in qualche aggancio, non sarà facile rimuoverla. Bustina dove era contenuta la torcia, fascia frontale che poi vedremo meglio in seguito, cavettino di ricarica USB-C, USB-A, anche questo niente di cui sorprendersi, e infine doppio ring di riserva. L'ultimo contenuto della scatola è appunto la nostra Sofirn H10S che arriva con all'interno la propria batteria. Adesso questa l'ho già aperta, ma quando arriva diciamo che ha questa linguettina arancione sopra che protegge la batteria dagli eventuali contatti con i contatti della torcia e quindi preserva insomma la carica della batteria durante il trasporto. L'H10S è una piccola torcia con luce a 90 gradi rispetto al corpo, costruita in robusto alluminio aeronautico con anodizzazione nera. Le lavorazioni sono tutto sommato buone, non presentano sbavature o imperfezioni. Il corpo è fondamentalmente liscio, ad eccezione delle alette di raffreddamento sulla testa e una leggera zigrinatura sul tappo di coda. Questo per facilitare la rimozione del tappo di coda, che è bello stretto, diciamo che fa un bel attrito con un ring integrato. Grazie a questo ring il suo grado di protezione ambientale è IPX8 e resiste alle cadute fino a 1 metro di altezza, mentre le dimensioni sono di 70 cm di lunghezza, 23,5 cm di larghezza, 24,4 cm di larghezza nella parte più grossa della testa e con un diametro della lente di 16 mm. In quanto a peso abbiamo circa 52,2 grammi senza clip laterale e con la batteria, e invece soltanto il corpo della torcia peserà 34 grammi. Vediamo un attimo il peso anche con la fascia totale, quindi ricomponiamo un po' la torcia per occupare un po' meno spazio. Vediamo se riusciamo a fare il castelletto giusto. Compresa di fascia frontale avremo un peso di 81,4 grammi. Dato che ci siamo, vediamo anche un po' la fascia da testa che è di buona qualità, non eccelsa ma perfettamente in linea con i prodotti di pari livello. Anche questa striscia in silicone che aumenta il grip sulla pelle, posizionandola con sicurezza sulla fronte anche in caso di sudore o in caso di scossoni. La fascia può essere installata sulla torcia per mezzo di questo supporto in gomma morbida, con due alette sempre in gomma super morbidi, e può essere installata una volta rimossa la clip laterale. L'installazione come vediamo non è super semplice, ma una volta installata non abbiamo la sicurezza che comunque non si muova, qualsiasi cosa succede la torcia sicuramente non cadrà mai da sola. Vediamo ora rapidamente come installare la fascia frontale che arriva insomma separata dall'aggancio, quindi adesso mi scervellerò un pochettino ma andiamo avanti veloce. Nel
Nel mio test di durata, nelle diverse modalità, l'HS10 è durata circa 1 ora e 10 minuti in turbo, partendo con una potenza massima di circa 1400 lumen per circa 2 minuti, e poi andando via via a decrescere per spegnersi poco dopo il minuto. Vediamo che il driver è già di migliore qualità rispetto ad altre Sofirm che ho visto, mantenendo l'output abbastanza lineare, decrescendo soltanto parzialmente col decrescere della tensione della batteria. Inoltre a queste piccole fluttuazioni quando si sta per scaricare, vabbè, insomma, un driver sempre di serie B, ma diciamo che stanno facendo dei grossi miglioramenti rispetto agli altri Sofirm che ho recensito, in cui questa curva era totalmente dipendente dalla tensione della batteria. In modalità high abbiamo sempre il classico picco a circa 650 lumen che poi decresce dopo circa 2 minuti per spegnersi sempre intorno a 1 ora e 2 minuti. In modalità medium la potenza iniziale è di circa 230 lumen per una durata totale di 1 ora e 37 minuti. Mentre in modalità low abbiamo un output di circa 50 lumen che rimane quasi costante per circa 7 ore e 46 minuti. La ricarica è molto veloce grazie anche alla connessione USB-C e dura circa 1 ora e 10 minuti, raggiungendo un picco massimo di 960 mAh all'inizio della carica e poi decrescendo a partire dai 35-40 minuti per arrivare poi a spegnersi appunto dopo 1 ora e 10. Vediamo ora velocemente l'interfaccia di funzionamento dell'H10S, anche perché diciamo che è abbastanza standard, è molto simile sia alle torce di alto livello e sia alle altre Sofirm. Quindi come ci aspettiamo che sia, un clic accendo, un clic spengo, ma in questo caso non si accende. Vediamo il motivo. In questo caso non si accende perché il coperchio della batteria non era stretto a sufficienza, quindi rimettiamo dentro la batteria. Eccola qua, come la batteria viene inserita, si accende il LED verde per indicarci lo stato, si spegne dopo qualche secondo, quindi un clic accendo e un clic spengo, mentre una volta accesa la torcia, mantenendo premuto il pulsante di attivazione, ciclerà attraverso la modalità low, medium, high, quindi abbiamo doppio clic turbo, triplo clic strobo. Vediamo se funziona anche la torcia spenta, doppio clic turbo, spegniamo, e dopo clic strobo. Questo è molto utile nei casi per esempio di autodifesa, caso mai venissimo attaccati da animali selvatici. Infatti abbiamo un modo super veloce ed intuitivo per accedere subito sia alla modalità turbo che alla modalità strobo per insomma disorientare un po' l'aggressore eccetera. Noi però abbiamo due modalità per selezionare la luminosità di questa torcia. La prima che abbiamo visto, che è questa con 3 step low, medium, high, e abbiamo anche un'altra modalità senza step che si attiva a partire da torcia accesa premendo per 4 volte il pulsante di attivazione in questo modo. In questo caso abbiamo visto il doppio flash, quindi abbiamo selezionato la modalità 2, in questo caso la modalità senza step di regolazione, quindi tenendo premuto il pulsante vedremo come cambia la luminosità. Questo sta salendo via via, adesso è arrivata a questo lampeggio perché è arrivata al massimo. Tenendo premuto il pulsante la luce andrà via via decrescendo fino ad arrivare alla modalità moonlight. Eccola qua, adesso siamo in modalità moonlight. La cosa molto interessante e utile di questa modalità è che posso selezionare qualsiasi intensità e questa modalità avrà persino una memoria, quindi se io voglio con un singolo clic accedere direttamente al turbo, questa sarà l'unica via. Infatti nella modalità con 3 step di regolazione il turbo sarà accessibile esclusivamente con il doppio clic, mentre in questo modo posso selezionarlo in modo da avere memorizzato come ultima modalità utilizzata in questo modo. Quindi rimettiamo in turbo, ecco, lo spengo. E accendendo vediamo che è nuovamente in turbo. Sempre in questa modalità, quando non sono in turbo, doppio clic avrò l'accesso al turbo, ecco, e triplo clic sempre l'accesso allo strobo. Per tornare alla modalità precedente, a partire da torcia accesa, sempre 4 clic, 1, 2, 3, 4. Ed eccoci qua. Se io questi 4 clic li faccio a torcia spenta, metterò la torcia in modalità di blocco. Vediamo un attimo. Ecco, questo doppio flash ci segnala che è modalità di blocco e quindi qualsiasi pressione ulteriore sul pulsante porterà a un doppio flash e la torcia tornerà a spegnersi. Ecco, una cosa interessante di questa modalità di blocco è che se per caso me la dimentico in questa modalità o non mi ricordo bene come funziona, comunque tenendo premuto il pulsante avrò comunque un minimo di luce, in questo caso la modalità moonlight, quindi questa ci potrebbe aiutare nel caso in cui ci dimenticassimo come funziona o la dessimo a qualche persona non particolarmente esperta, quindi se anche fosse in modalità di blocco avrebbe sicuramente il modo di utilizzarla seppur con una minima luminosità. Diversamente un'altra modalità di blocco che abbiamo in quasi tutte le
Sofirn e quella hardware. Infatti se io ruoto di mezzo giro il tappo di coda, vediamo che la torcia non si accenderà, e questa è veramente la modalità che io ritengo più utile quando la devo conservare o quant'altro, perché diciamo che questo mezzo giro sicuramente non avverrà il contrario per circostanze fortuite, quindi sarò sempre sicuro che questa torcia, qualsiasi cosa succeda, non si scaricherà. Una cosa molto importante di questa modalità di blocco hardware è che quando io andrò a riavvitare il coperchio della batteria sarà sempre sbloccata, quindi anche questo, se non mi ricordo come funziona o quant'altro, io basta che giro il coperchio della batteria, aspetto qualche secondo, lo riavvito e in questo caso la torcia sarà pienamente utilizzabile, quindi questo è molto utile per darla a persone diciamo meno esperte. A proposito di coperchio della batteria, una cosa molto interessante da vedere è appunto la molla di coda, che è veramente super robusta ed efficace quindi nell'ammortizzare eventuali colpi, ma ahimè non abbiamo la molla di testa, quindi questo magari hanno valutato che una batteria così piccolina non dà colpi forti eccetera, ma diciamo io preferisco sempre avere anche una molla di testa, questo per sicurezza. In ogni caso in tutte le mie prove non si è mai spenta, non ha mai avuto problemi relativi a questo fatto. Altra cosa interessante del tappo di coda è appunto la presenza di una calamita, e questo è utilissima per gli usi everyday carry. Infatti se sto facendo qualche manutenzione o se la devo momentaneamente riporre in qualsiasi posto, se ho una superficie metallica a disposizione basterà appoggiarla perché rimanga in sede. Questo è utilissimo per esempio per fare la manutenzione alla macchina, agganciandola alla carrozzeria o a parti del motore per esempio. Per avere un'idea delle reali dimensioni peso della Sofirn HS10 possiamo vederla insieme alla Wuben E7 e alla Perun 2 Mini. Eccole qua, tutte torce super piccoline, super compatte, ma se proprio vogliamo dirla tutta, la H10S è forse la più alta tra le tre. In quanto a peso, vediamole velocemente. Quindi ricordiamo che la Sofirn ha 52 grammi, la Perun avremo 54 e la Wuben 79 grammi. Proviamo a metterla al contrario, perché ho visto che la calamita stava interagendo un attimo con la bilancia. Comunque diciamo che la Wuben è tra le tre la più pesante, dopodiché abbiamo la Perun con 54 grammi e infine abbiamo l'H10S, quindi possiamo dire che l'H10S è sicuramente la più leggera, ma diciamo che è una lotta tra pesi e piuma. Infatti non tutte e tre, una volta tenute in tasca, diciamo che non avremo certo il problema del peso. In particolare possiamo escludere da questo confronto la Wuben E7 che proprio pesa praticamente quasi il doppio, ma tra Sofirn HS10 e Perun 2 Mini diciamo non ci sono grossissime differenze in quanto a portabilità. Infatti le dimensioni sono un poco diverse, forse mezzo centimetro, diametro praticamente identico, e la luminosità andiamo a vedere la LumenTube. Per fare una verifica con il nostro LumenTube artigianale, appunto vedremo i valori in lux, questo per evitare conversioni che possono essere più o meno giuste se convertite in lumen. Spegniamo tutte le luci e proviamo subito le nostre torce. Ecco, diciamo quasi tutte le luci, un minimo dobbiamo pur vederci. Una volta acceso il LumenTube andiamo a fare il confronto tra la Perun 2 Mini e la Sofirn H10S, quindi mettiamo direttamente in turbo. Qui abbiamo una lettura di circa 228 lux e vediamo l'H10S 234, vanno subito a diminuire, 231, 230, e poi abbiamo la Perun 218, 217. Diciamo che l'H10S è un pochettino più performante, ma che la differenza non è poi così tanta. La reale differenza tra l'H10S e le altre torce piccoline che ho a disposizione sta nella temperatura di colore e la resa cromatica. Io in questo caso ho preso la versione 5000 gradi Kelvin, mentre la Perun 2 circa 6000 gradi Kelvin. Ma vediamo dal vivo la resa cromatica. Mettiamo in turbo. Abbiamo una resa cromatica di circa 69. Vediamo la H10S. Una resa cromatica eccezionale, abbiamo addirittura 94-96 DRA. Quindi l'H10S sarà sicuramente un pochino meno efficiente nella gestione della potenza, ma questa resa cromatica ben vale, diciamo, lo spreco di qualche milliampere ora.
Andiamo un attimino a vedere il tipo di fascio luminoso, in particolare lo confrontiamo con quello della Peron 2 Mini, e la prima cosa che notiamo all'accensione sono degli evidentissimi artefatti. Questo anche a causa del tipo di lente, che da un certo punto di vista dà un bel hotspot e in contemporanea una bella luce diffusa che ci permette di capire dove camminiamo, ma che appunto lascia questi segni molto evidenti, quindi come lente avremmo potuto usare anche una lente di migliore qualità. Vediamoli insieme. Qua vediamo l'evidentissimo hotspot, la luce diffusa che è presente in varie zone. Queste zone appunto sono delimitate dagli evidentissimi cambi bruschi di illuminazione, cosa non presente per un 2, che come vediamo è super graduale e passa dalla luce hotspot alla luce spill con appunto con delle variazioni molto morbide di luminosità. Anche in questa sono presenti delle variazioni di colore, si vedono diverse zone, ma mai quanto questa. Guardate in questo caso. Bene, ora che abbiamo visto praticamente in tutti i suoi aspetti l'HDCS, non ci resta che vederla all'aperto. Ora vediamo una luce piccolissima ma dalle grandi sorprese, cioè l'HS10 di Sofirne. Quindi cominciamo ad accenderla, vediamo che è veramente piccolissima, mettiamoci un po' la luce qua. Andiamo, come vedete là, ci illuminiamo i piedi, diciamo che è un fascio abbastanza strettino, non troppo diffuso. Illuminiamo esclusivamente dove camminiamo, ma diciamo che è utile per le minime attività quotidiane, quando mai ci si vuole spostare di notte senza disturbare i vicini che stanno dormendo, eccetera. Modalità minima. E qua già cominciamo a illuminare più di quanto potessi immaginare. Così anche solo la modalità minima fa un bello hotspot concentrato, quindi un po' diciamo hanno preso in mente passano dei fenicoti, non so se li sentite. Quindi anche la modalità minima, diciamo che c'è un bel fascio abbastanza concentrato e ci permette di vedere anche un po' in lontananza. Ora questa radice quanto sarà? 4 metri, allontaniamoci un attimino. E adesso faremo 5-6 metri, totalmente buio, ben illuminata. Modalità media, fa un bellissimo fascio. Vediamo che la luce, mettendo la torcia praticamente parallela al suolo, è super concentrata, ma diciamo che nella periferia un pochino riesce a illuminare, quindi tenendola puntata verso terra illumina benissimo sia dove stiamo camminando a 2-3 metri da noi, sia dove mettiamo i piedi, quindi diciamo che è un ottimo compromesso come luce da testa. La modalità media, e qua la profondità di penetrazione non è molto cambiata, ma si vede tantissimo la potenza del fascio come illumina. Questo albero qua quanto sarà una decina di metri, sino a questa chiome qua una ventina, super luminosa e super potente. Guardate, questa poco fa è la modalità high. Vediamo la modalità turbo. Ecco qua. È bellina questa perché è piccolissima, ma ha un fascio giustamente concentrato da esprimere al meglio tutti i suoi 1100 lumen. Guardate come illumina bene questo campo. E ricordiamoci che è una torcia di 5-6 cm, quindi veramente minuscola. Ottima da tenere in tasca, senza occupare alcuno spazio e senza pesare neanche 50 grammi. Ora modalità strobo, sempre bella potente. Quindi rivediamo tutte le modalità. Questa è la modalità low, hotspot bello concentrato a pochi metri di distanza, ma tutto sommato abbastanza buio da poter essere usato continuamente, se non proprio in notti super buie in terreni non particolarmente accidentati. Modalità medium, ottima, questo è il miglior compromesso tra durata e prestazione, infatti vediamo che illumina benissimo tutto, guardate, senza luce e con la luce, pur puntando a qualche metro da noi, quindi per vedere dove andiamo a camminare, riesce a illuminarci bene anche dove mettiamo i piedi, quindi utilissima. High, qua cominciamo a vedere in profondità. Guardate queste palme, queste saranno 25 metri grosso modo, e riesce a illuminarle bene, cioè la telecamera magari non rende, ma
diciamo che li illumina completamente, saranno palme di 8-9 metri di altezza senza problemi. Infine modalità turbo, poi si vede anche il riflesso sui palazzi, quindi diciamo che per essere piccolina attira. Guardate quanti sono alti questi palazzi, come riesco a illuminarli tranquillamente. Certo non illumina a giorno come altre torce, ma diciamo una torcettina di tutto il rispetto. In realtà camminando qualche artefatto è sicuramente visibile, dovuto un po' anche alla particolare conformazione della lente. Infatti vediamo queste righe bordi del fascio che rispecchiano un po' l'architettura della lente, che non sono super bellissime, insomma potevano impegnarsi un po' a renderle più omogenee, però tutto sommato un peluche super usabile per andare a cercare il pelo nell'uovo, funzionalissima da usare in tutte le circostanze in cui ci serve una luce leggerissima.